Buongiorno a tutti, si avvicina la ripresa delle attività e questo è il penultimo passaparola registrato prima delle vacanze. Credo che questi passaparola così un po' a volo pindarico ci aiutino a guardare un po' più dall'alto la nostra realtà e magari a capire meglio quello che succede. Molto spesso ci sono commentatori che non è che non capiscano quello che succede, fanno finta di non capire quello che succede. Pensate soltanto a quanta ipocrisia intorno alle leggi vergogna, quanti paraculi ci hanno raccontato che le leggi vergogna, insomma, con qualche aggiustamento, con qualche emendamento possono funzionare, quanti altri dicono ma perché Berlusconi continua a occuparsi di queste faccende della giustizia quando c'è un paese in crisi profonda, non si sa quante imprese riapriranno i battenti dopo l'estate, quanta gente perderà ancora il lavoro, quanto crollerà ancora il reddito degli italiani e lui si occupa soltanto di queste cose. Ma è il suo dovere, è la sua missione, è entrato in politica per quello, non è mica entrato in politica per risolvere gli affari nostri, è entrato in politica per risolvere gli affari suoi, devo dire non solo suoi, ma di un'intera classe dirigente cresciuta e selezionata, direi, in questi anni a sua immagine e somiglianza, o da lui o comunque secondo criteri simili ai suoi, che ha un disperato bisogno di leggi per impedire i processi, le indagini, le intercettazioni, la libertà di stampa. Perché? Perché hanno una tale montagna di merda da nascondere che se venisse fuori in aule di giustizia o sugli organi di informazione non potrebbero più restare nei posti dove stanno. Qualche tempo fa per il fatto mi sono divertito proprio a fare una specie di lista della spesa della nostra classe dirigente, di quelli che stanno nelle posizioni di vertice proprio. Ci si rende conto che sembra il Museo Lombroso di Torino, dove ci sono questi cranietti in formaldeide, facce e crani che costituiscono reati soltanto a vederli, anche senza sapere che cosa hanno fatto. Proviamo a vedere un po' quelli che comandano in Italia come sono messi e poi capiremo, secondo me, molto meglio perché fino a quando non verrà giù tutto questo sistema, questa classe dirigente, il Parlamento non potrà far altro che occuparsi di bloccare continuamente iniziative della magistratura e quel pochissimo che resta della libertà di stampa. Dunque intanto abbiamo il Presidente del Consiglio, sappiamo che razza di personaggino è, insomma, l'ha sfangata in una quindicina di processi, ora per amnistia, ora per prescrizione del reato, spesso propiziata dalla legge ex Cirielli che aveva fatto lui, per aver depenalizzato il suo reato di falso in bilancio, per insufficienza di prove, quasi mai perché è stato ritenuto innocente. E in più ha dei processi in corso, ne ha 2 a Milano, Mediaset e Mediatrade, scusate 3 a Milano, Mediaset e Mediatrade per appropriazione indebita, falso in bilancio e evasione fiscale. Poi ne ha 1 a Milano per corruzione in atti giudiziari, il processo Mills. Mills è già stato ritenuto colpevole fino in Cassazione, reato alla fine prescritto. Berlusconi non ha ancora avuto la prescrizione perché i tempi per lui sono stati congelati nell'anno e mezzo in cui il processo è rimasto sospeso per il lodo Alfano e poi è stato di nuovo bloccato per il legittimo impedimento, quindi tutto questo tempo morto viene calcolato e aggiunto al termine di prescrizione che ordinariamente sarebbe scaduto nel novembre dell'anno scorso. E poi c'è l'inchiesta di Trani, trasferita in parte a Roma, dove Berlusconi è indagato per minacce a organo dello Stato, cioè all'Agcom, per ottenere la multa che avrebbe dato alla RAI il pretesto di chiudere Anno Zero. Il suo braccio destro, Previti, è un pregiudicato, 7 anni e mezzo di galera definitivi per corruzione giudiziaria, quindi è stato addirittura espulso dal Parlamento, non ci può più rientrare, interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il suo braccio sinistro, Marcello Dell'Utri, è stato condannato anche in appello a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, aveva già una condanna definitiva a 2 anni e 3 mesi per frode fiscale, false fatture cumulata con alcuni patteggiamenti per falso in bilancio
per la gestione allegra di Publitalia e le ruberie sui fondi neri di Publitalia, ha un processo in appello che ha bloccato in extremis quest'estate con una richiesta di trasferimento, di rimessione ad altra sede per legittimo sospetto in base alla legge Cirami, una di quelle leggi che il centro-sinistra doveva abolire, secondo quello che aveva raccontato, in realtà ha lasciato in vigore, e Dell'Utri l'ha utilizzata per allontanare il momento della sentenza, che è abbastanza imminente. Quello è il processo dove Dell'Utri è accusato di avere organizzato un complotto di falsi pentiti per calunniare i veri pentiti, che sono quelli che accusano lui, ma accusano anche poi i capi mafia. In base a quei pentiti sono stati condannati tutti i capi della cupola, non è che sono altri pentiti. E poi ha un altro processo per estorsione mafiosa a Milano, ne abbiamo parlato qualche mese fa, è quello dove Dell'Utri è accusato di avere fatto minacciare dal boss di Trapani Virga, un imprenditore Garraffa, dal quale Dell'Utri pretendeva in nero 750 milioni di lire come ritorno della metà del valore di una sponsorizzazione che Publitalia aveva procacciato alla squadra di pallacanestro di questo Garraffa, e cioè la Pallacanestro Trapani. Insomma, anche Dell'Utri è ben messo, anche perché poi è pure indagato per lo scandalo dell'eolico e dell'Api3. Il coordinatore del partito, uno dei 3 coordinatori nazionali, quello più importante, Denis Verdini, è indagato per corruzione nello scandalo dell'eolico, ed è anche indagato per violazione della legge Anselmi, cioè per avere ricostituito un'associazione segreta, una nuova P2, appunto la P3, insieme a Carboni e a quegli altri galantuomini. Il vice coordinatore nazionale Giancarlo Abelli, di Milano, ciellino, ex democristiano, già beccato per strane consulenze non fatturate ai tempi dello scandalo del professor Poggi Longostrevi, è stato di nuovo beccato recentemente nell'inchiesta sull''ndrangheta a Milano, quella del Blitz, con cui Ilda Boccassini ha fatto arrestare circa 300 ndranghetisti legati a vari uomini politici che volevano mettere le mani su Expo 2015 a Milano, e appunto è risultato dalle carte che questo gentiluomo aveva preso voti da alcuni di questi signori. Poi ci sono i ministri. Il ministro Matteoli è sotto processo per favoreggiamento, con l'accusa di aver avvertito l'ex prefetto di Livorno che c'erano intercettazioni su di lui in un'indagine sugli abusi edilizi all'Isola d'Elba, processo che è stato bloccato dal Parlamento con ogni sorta di artifizi, ho raccontato tutto nel dettaglio nel libro Ad personam. E poi c'è Fitto, Raffaele Fitto, l'ex governatore della Puglia, che è stato rinviato a giudizio, credo già 2 volte, oppure una in udienza preliminare e l'altra è già approdata a rinvio a giudizio, per vicende di corruzione, associazione a delinquere, finanziamento illecito, tangenti, provenienti, secondo l'accusa, dalla famiglia Angelucci, dai re delle cliniche editori di Libero e del Riformista, a spese dei contribuenti, ovviamente. Poi ci sono altri 2 ministri che sono addirittura pregiudicati. Maroni, lo sappiamo tutti, la leggendaria condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per avere picchiato dei poliziotti durante la perquisizione a Via Bellerio, e Bossi, pregiudicato sia per la maxi tangente Enimont, 200 milioni da Carlo Sama, e poi finanziamento illecito, e poi per istigazione a delinquere, per aver detto che bisognava andare a prendere quelli di AN casa per casa e fare giustizia, e poi altre cose minori come le indagini di Verona sulla costituzione di una banda armata come le Camicie Verdi. Poi abbiamo i sottosegretari, Gianni Letta indagato, salvo notizie contrarie che finora non sono arrivate, però a Lago Negro per lo scandalo degli appalti per il catering dei centri di raccolta per profughi stranieri. Bertolaso, indagato per corruzione nello scandalo della protezione civile e degli appalti del G8. Brancher, imputato a Milano per i soldi, circa 300.000 euro che gli avrebbe dato Fiorani per costruire una lobby favorevole al governatore Fazio e a tutti i furbetti del quartierino. Cosentino, e basta la parola, c'è un mandato di cattura che pende sul suo capo ormai da 8-9 mesi per concorso esterno in associazione camorristica. 8 collaboratori del clan dei Casalesi lo indicano come il referente politico di Gomorra.
Poi c'è il vice ministro della giustizia Caliendo, anche lui indagato per la storia della P3, non a caso relatore della norma sulle intercettazioni telefoniche, ex magistrato, anzi forse magistrato in aspettativa. Questo meraviglioso governo gode della fiducia, e l'ha già ottenuta una trentina di volte in 2 anni, di un Parlamento che gli somiglia, perché il Parlamento italiano conta 24 pregiudicati, salvo errori o omissioni, e 90 fra imputati, condannati in primo o secondo grado, prescritti, eccetera, eccetera. Anche al Parlamento europeo abbiamo una eccellente rappresentanza, perché abbiamo pregiudicati per finanziamento illecito come Patriciello, di nuovo imputato per storie di malaffari in Molise, Borghezio, condannato definitivamente per incendio doloso, e Bonsignore, condannato per tentata corruzione. Poi abbiamo indagati tipo Mastella, appunto, per quelle belle cose che faceva insieme alla moglie nella sanità e nei posti pubblici della Campania. E molti sindaci anche sono indagati, e il federalismo penale, molti sindaci e molti governatori. La Moratti è indagata per abuso d'ufficio per le consulenze facili concesse al Comune di Milano, è indagata per lo smog, e per lo smog a Milano è indagato anche il governatore Formigoni. Poi ci sono i sindaci leghisti condannati per razzismo, come Tosi definitivamente e Gentilini in primo grado. Poi c'è il sindaco di Salerno, De Luca. De Luca ha una sfilza di dipendenze, è stato salvato dalla prescrizione nel processo per smaltimento abusivo di rifiuti, dopo aver promesso solennemente, in cambio della sua candidatura a governatore della Campania, che avrebbe rinunciato alla prescrizione. L'ha incassata quest'estate e l'ha portata a casa in appello, in primo grado era stato condannato, e poi è ancora imputato in 2 dibattimenti per associazione per delinquere, concussione, truffa, falso e altre simpatiche accuse. Poi c'è Cammarata, Diego Cammarata, il sindaco di Palermo, di nuovo piena di monnezza da far schifo. Cammarata è indagato per abuso d'ufficio. Poi ci sono i governatori, ve l'ho detto, ne abbiamo 6 su 20 indagati, quindi una bella media anche fra di loro. Formigoni l'ho detto. Poi c'è Raffaele Lombardo, il governatore di Sicilia, che è indagato per mafia a Catania e per abuso d'ufficio. Poi c'è per avere messo in piedi un ufficio stampa che sembra l'esercito americano, tanto è nutrito, tanto paghiamo noi. Scopelliti, il neo governatore della Calabria, era già imputato prima di essere eletto per omissioni in atti d'ufficio, e recentemente è stato beccato a cena con un boss dell''ndrangheta. Poi c'è De Filippo, Vito De Filippo, il governatore della Basilicata, che è ancora indagato per favoreggiamento in un'indagine aperta a Potenza da Harry Woodcock. E poi c'è Iorio, il governatore del Molise, che è indagato per concussione e abuso. Poi ci sono gli ex governatori, qui non finiremmo più. Abbiamo Del Turco, imputato per corruzione in udienza preliminare, abbiamo Cuffaro, condannato in appello a 7 anni per favoreggiamento mafioso, e adesso è di nuovo in udienza preliminare nell'altro processo per concorso esterno in associazione mafiosa, dove i PM hanno addirittura chiesto di condannarlo a 10 anni. I vertici della protezione civile sappiamo come sono messi, sono tutti tra l'ora d'aria e i domiciliari. C'è pure un cardinale indagato, il cardinale Sepe, il vescovo di Napoli, che era il capo della propaganda Fide e gestiva il patrimonio immobiliare sterminato del Vaticano, non tanto per raccogliere soldi per i poveri e le missioni, quanto per fare ogni tanto anche qualche favore a gente tipo Lunardi, Bertolaso, Bruno Vespa e un suo inquilino affezionatissimo. E abbiamo anche insigni gentiluomini di Sua Santità come Balducci arrestati e indagati. Per i monarchici abbiamo l'erede al trono imputato, Vittorio Emanuele. Si era detto l'hanno arrestato quei pazzi, Woodcock, quelli di Potenza, finirà tutto nel nulla. L'inchiesta è passata a Roma e persino Roma lo ha rinviato, la procura ha chiesto il suo rinvio a giudizio per associazione per delinquere finalizzata a vari traffici nel mondo delle slot machine, proprio una cosa da principe.
I presidenti emeriti della Cassazione, ne abbiamo due che sono uno meglio dell'altro, uno era Mirabelli, quello che telefonava con Pasqualino Lombardi, quello della P3, e l'altro è Baldassarre, Antonio Baldassarre, che qualche anno fa ha cappeggiato una cordata per prendere Alitalia e poi si è scoperto che era una cordata di cartapesta, infatti è indagato per millantato credito. Governatore della Banca d'Italia, quello attuale non ha problemi, il suo predecessore Fazio è sotto processo per aggiotaggio delle scalate bancarie sia nel caso Unipol sia nel caso Fiorani Antonveneta. Il Gotha di Confindustria è una meraviglia, a cominciare dalla presidente Marcegaglia, la cui ditta di famiglia, quella fondata dal famoso Steno Marcegaglia, ha patteggiato come azienda per corruzione nello scandalo dell'Enel Power a Milano, e per di più il padre è stato di nuovo indagato di recente per smaltimento illegale di rifiuti tossici. Poi c'è il gruppo Fiat Agnelli, che è sotto processo con i suoi super manager Grande Stevens e Gabetti a Torino per lo scandalo dell'equity swap. Anche lì sono reati finanziari ai danni della borsa, dei risparmiatori. La Telecom di Tronchetti è nei guai sempre di più per lo scandalo della security e dello spionaggio di Tavaroli, e poi abbiamo grandi ditte, il riciclaggio miliardario di Fastweb, quello di Finmeccanica, la Parmalat che ancora è sotto processo insieme a una serie di banche italiane e americane che hanno contribuito al crack, l'Unipol, l'Impregilo, pensate lo scandalo dei rifiuti che coinvolge oltre all'Impregilo un altro ex governatore celeberrimo, Bassolino, ce l'eravamo dimenticato. Abbiamo Ligresti che passa da condanne a indagini in continuazione, abbiamo Geronzi che ha ancora un bel po' di processi sia per gli scandali della Cirio sia della Parmalat, abbiamo le forze dell'ordine e i servizi di sicurezza in grande spolvero, il Sismi di Pollari e Pompa è sotto processo a Perugia per i dossier illegali accumulati in quell'ufficetto riservato di Via Nazionale a Roma. Il DIS, il centro di coordinamento di tutti i servizi segreti cappeggiato da Gianni De Gennaro, che è stato appena condannato in appello per istigazione alla falsa testimonianza di un funzionario di polizia che doveva star zitto, coprire le responsabilità dei vertici della polizia nel G8 di Genova del 2001, e per quei pestaggi, per quelle sevizie tra torture alla Diaz e torture alla caserma di Bolzaneto, abbiamo ben 73 fra dirigenti e agenti di polizia condannati in appello, già in appello. Nessuno di questi è stato rimosso, nessuno. Chi vogliono rimuovere? Gioacchino Genchi. Quello collabora con le procure, mica va a massacrare la gente in giro, quello sì, è stato sospeso e adesso lo vogliono destituire, è già stato sospeso e lo vogliono destituire. Poi abbiamo l'ex comandante della Guardia di Finanza, il generale Roberto Speciale, condannato in appello per peculato perché si faceva portare le spigole fresche quando andava in alta montagna, arrivava proprio una spigola aviotrasportata a spese nostre, 18 mesi di reclusione in appello. Il comandante in capo attuale del ROS dei Carabinieri, il generale Ganzer, è stato condannato a 14 anni in primo grado dal Tribunale di Milano per traffico internazionale di droga, e anche lui gode della fiducia del governo e del Parlamento. Ci mancherebbe, col governo e il Parlamento che abbiamo, volete che non abbiano fiducia di uno condannato in primo grado a 14 anni per traffico di droga? Mica è un marocchino che spaccia erba agli angoli delle strade, è uno serio, è uno che si è beccato 14 anni in primo grado, massima fiducia, rimane al suo posto, combatte la droga con una condanna per traffico di droga. Il ROS ha una grossa tradizione perché l'ex capo del ROS, il generale Mori, è imputato insieme al suo braccio destro, il colonnello Obinu, per avere mancato, o forse per non avere voluto catturare Provenzano nel 95, quando ce l'avevano lì pronto in un casolare di mezzoiuso, e averlo lasciato scorrazzare per un'altra decina d'anni. Sapete che Provenzano col suo maggiolone verde andava addirittura a trovare Vito Ciancimino a Roma, e Ciancimino era agli arresti domiciliari, ma quando arrivava Provenzano si voltavano tutti dall'altra parte. E infine ci siamo noi, che non commettiamo reati e che dovremmo cominciare a domandarci dove abbiamo sbagliato, perché o abbiamo sbagliato noi o hanno sbagliato loro. Il problema è che ci sono molte persone oneste che non commettono reati, che poi al momento di andare a votare continuano a votare per i ladri.
forse sarebbe il caso di smettere, visto che, come dimostrano i dati dell'economia, che sono sempre peggiori rispetto a quelli del giorno precedente, questo sistema fondato sul malaffare, sul crimine del potere, sulla corruzione e su tutti i contorni, non ci conviene proprio dal punto di vista economico, e quindi se conoscete qualcuno che vota per dei ladri ditegli di smettere. Passate parola.